Dimmi, mi stai dicendo, intanto come nasce questo posto? Guarda, c'è anche lei, C'è anche lei, visto? Guarda. No. Una bella inquadratura, mamma. È nato a Tavolino. A Tavolino? A Tavolino, qua c'è tutta gestione familiare. Abbiamo iniziato con bar alimentari, io e mia sorella andavamo a scuola. Quanti anni avevi? 13 anni, io ho 13 anni, mia sorella già 3 anni più di me, quindi 16. Poi è successo il terremoto. Già prima del terremoto eravamo sull'idea di cominciare a fare un po' di ristorazione. Poi il giorno del terremoto, la mattina, tutto il paese si era trovato tutto quanto qua. Il sindaco ci aveva chiesto se gentilmente potevamo fare un piatto di pasta. Era partito tutto con un piatto di pasta. Sono trovati 80 persone tipo a pranzo e la sera erano arrivati a 100, 110, 120. E cucinavi tutto tu? Tutto lei, sì. Ma non c'era protezione civile? Non c'era, il primo giorno non c'era protezione I civile. primi 2 giorni non c'erano, dopo sono arrivati a Friuli, Pesaro, vederli lavorare, cioè nonostante la disperazione generale era quasi un piacere. I primi giorni abbiamo cucinato qua, 2 giorni mi sembra. Poi dopo abbiamo un palazzetto, ci siamo spostati tutti quanti su, dopo sono arrivati le cucine mobili. Ma quindi anche voi davate No. a cucinare o a fare? Loro ci hanno dato la cucina mobile, Ok. e poi la manodopera era sua, sì. 31 ottobre, 30-31 ottobre fino ai primi di marzo. 6 mesi. 110 persone, pranzo e cena. All'inizio c'è stato uno sbandamento generale, che chi faceva colazione alle 7, chi alle 11. Dopo, dalla seconda settimana ho detto un attimo, quando erano tutti a tavola, ho preso la parola e ho detto si fa colazione dalle 7 alle 9, pranzo da mezzogiorno alle 2 e cena dalle 7 alle 9. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. E alla sera mi date la conferma per il giorno dopo che devo andare a fare spesa, perché poi comprare il naso. Cioè un giorno ho fatto spesa per una tantina, 90 persone, ne sono ritrovati 130, 140. Ho fatto cioè la moltiplicazione per i pesci. Allora da quel momento, pur di non trovarmi male, ho messo ste regole, diciamo. Dopo la mamma aveva iniziato a prendere via con le grandi quantità. Dici, mai. Eccoci qua, Mai già sapevo mangiando. Dopo la Buonissimo. cucina era di casa, dopo quel tempo, piano piano abbiamo fatto la cucina professionale, tutto quanto. Tra il terremoto e il Covid abbiamo iniziato a fare i primi pasti, poi dopo il Covid ci siamo ristoppati di nuovo e dopo il Covid abbiamo avuto il boom, sì. Invece adesso come sta procedendo? Sentite ancora strascichi per il resto? A parte voi che mi hai detto state crescendo proprio come comunità, ho visto che ci sono, cioè qua all'angolo c'è una casa completamente abbandonata, invece altre parti stanno procedendo alla ricostruzione. Il paesino da noi, fortunatamente Cessapalombo è stato colpito a zone, tipo qua noi Cessapalombo proprio comune, sono state colpite 10-15 case. Dopo, com'era quel periodo che la gente dopo andava a Civitanova, li portavano non si sa dove, e a quel periodo il sindaco ha chiesto se gentilmente chi non utilizzava la seconda casa se poteva affittarla alla gente del posto che aveva casa terremotata. Infatti il comune qua Cessapalombo in quel periodo si è rimpopolato, però frazioni come Montalto, Monastero, quelle 2 o 3 frazioni che sono state colpite duramente hanno sofferto bene. Ai ragazzi come te gli consiglieresti di venire oggi a vivere qua in queste zone? E se sì perché? Forse no perché? Io sono nato, ho cresciuto qua, questa è casa mia, sono nato, sono cresciuto, sono stato a scuola, ci ho vissuto, ci vivo, ci abbiamo creato un parere personale, una bellissima attività e quindi io sono fortemente legato al territorio, al comune, a tutto. Quindi io ho tanti amici coetanei che loro, no, qua non c'è una maccina, io andiamo in montagna. Abbiamo un panino, abbiamo uno zaino, ci facciamo una camminata, stiamo nella natura, io la vedo così,
dopo tanto con la persona a persona, casa è casa, a casa deve stare sempre bene, ci sta. Dalla disperazione sono nate forti amicizie, ci sentiamo tuttora. Bello è una parola grossa. Bello e brutto. Trasformato qualcosa che fosse negativo. Ripeto, nel disastro più totale ci sono nate cose belle. Grazie mille. Un saluto a Improland. Ciao Improland. Ciao.